Da pochissime ore Apple ha finalmente rilasciato la prima versione beta di iOS 18.4, un aggiornamento che si è fatto desiderare tantissimo e che porterà al rilascio Apple Intelligence in Italia e nel resto d'Europa sugli iPhone supportati, ma che contiene anche novità importanti per tutti gli altri modelli di iPhone. Ma prima di continuare sono a farvi la solita piccolissima richiesta, ovvero quella di lasciare un like al video effettuando l'iscrizione al mio canale. 2 gesti rapidi e gratuiti per voi, ma importantissimi per la mia crescita qui su YouTube. Ora sigla e poi scopriamo tutte le novità contenute nella prima versione beta di iOS 18.4. L'arrivo della prima versione beta di iOS 18.4 non è arrivata da sola, sono disponibili anche la beta di iPadOS 18.4, di WatchOS 11.4, tvOS e HomePodOS 18.4 e macOS 15.4 Sequoia e infine anche visionOS 2.4 in versione beta che porta Apple Intelligence su Vision Pro. Ma prima di andare avanti, ascoltatemi e fidatevi di me, non installate iOS 18.4 beta sul vostro iPhone principale, ma provatela se proprio volete su un iPhone secondario, perché essendo una versione beta non è pensata per l'utilizzatore finale e l'attesa per le versioni finali non sarà poi lunghissima. Più avanti nel video cercherò di dirvi il giorno esatto in cui arriverà. Contenuta nella prima beta di iOS 18.4 c'è anche l'aggiornamento al firmware del modem per tantissimi modelli di iPhone. Questa nuova versione servirà a migliorare ulteriormente gli aspetti legati alla connettività, che sia Wi-Fi e Bluetooth, e anche di quella cellular come il 4G, LTE e 5G. Prima di addentrarci nell'argomento di Apple Intelligence vi racconto altre novità presenti in iOS 18.4 beta che riguardano l'Italia e l'italiano e soprattutto anche gli altri iPhone che non supporteranno Apple Intelligence ma che supportano comunque iOS 18. Finalmente arriva la trascrizione del testo sia nei memo vocali sia nelle note quando registreremo un audio, una caratteristica attiva da tempo in inglese e che ora arriva finalmente anche nella nostra splendida lingua. Altra novità che troviamo nel nuovo aggiornamento riguarda l'arrivo di una collezione di musica d'ambiente con svariate tematiche da ascoltare che potremo attivare in un tap sul centro di controllo. Mi muovo quindi su iPhone, richiamo semplicemente il centro di controllo, mi muovo nella seconda pagina e qui ho già impostato i 4 controlli che servono proprio ad attivare questa musica d'ambiente. Vi faccio vedere se entro nella modalità di modifica, vado a toccare aggiungi un controllo, se scendete un pochino li troverete qui, ci sono 4 modalità che potrete appunto portare nel centro di controllo. Quando li toccherete partirà una musica proprio a tema e la cosa bellissima è che uscendo dal centro di controllo, se toccheremo la Dynamic Island, ci darà anche l'avanzamento della traccia e da qui potremo anche scegliere di skippare e andare alla canzone successiva. Da quello che ho visto finora non dovrebbe dipendere da un abbonamento ad Apple Music, ma vedremo nelle future beta e soprattutto in quella finale. Altra novità per noi in Europa riguarda le app di default, perché ci sono 2 categorie che potremo personalizzare. Rimuoviamoci ancora su iPhone, entriamo nelle impostazioni, scendete fino in fondo quando vedrete la lista di tutte le app e sapete che già da tempo qua in alto si trova app di default. Noi lo tocchiamo, ci entriamo e le 2 nuove caratteristiche riguardano la navigazione, con cui potremo scegliere qual è l'app di default che usiamo per navigare ad esempio in auto. Vedete che in questo momento mi segna solo mappe anche se ho Google Maps installato, quindi si vede che si tratta proprio di un piccolo errore della prima versione beta, ma ci sarà anche la possibilità di scegliere qual è l'app di default che riguarda la traduzione. Purtroppo per ora ho anche 2 brutte notizie che riguardano iOS 18.4, ovvero la mancanza di 2 funzionalità che in tanti aspettavamo in Italia dal lancio di iOS 18. Sto parlando della registrazione delle chiamate che non sono riuscito assolutamente a far funzionare provando a fare chiamate su chiamate. Non funziona purtroppo neanche iPhone Mirroring, che ancora da macOS Sequoia, seppur aggiornato alla prima beta della versione 15.4, continua a dirmi che non è disponibile nella zona in cui mi trovo.
Ma se ricordate, poco fa ho detto per ora, perché da qui alla versione finale arriveranno almeno 4-5 versioni beta e quindi la mia speranza è che queste funzionalità vengano finalmente abilitate anche qui da noi. Nel caso della registrazione delle telefonate è anche presentata sul sito Apple in italiano, quindi ci spero tantissimo. In un periodo in cui si parla tantissimo di intelligenza artificiale e ci arriva brevissimo, è forse bene farla noi una cosa intelligente a protezione totale della nostra privacy. NordVPN è il consiglio più intelligente che conosco per proteggere voi insieme ai vostri dati mentre navigate o inviate foto o file di qualsiasi tipo. È veloce, è protetta e soprattutto nessuno saprà cosa guardate perché potrete connettervi con estrema facilità dall'app da oltre 118 paesi e più di 7200 server. Potrete farlo da 10 dispositivi contemporaneamente, che siano Apple, Android, Windows e perfino dalle Smart TV, e così guardare in streaming i contenuti che non ci sono qui da noi. Abbonatevi oggi ad un piano biennale da nordvpn.com/Francesco B o dal QR code che state vedendo e otterrete uno sconto superiore al 70% con in più 4 mesi extra al costo di soli 2 caffè al mese con formula soddisfatti o rimborsati per 30 giorni. Mi raccomando, il link è qui sotto nel primo commento e nella descrizione del video. Grazie a NordVPN per aver sponsorizzato questo video e il mio canale. E arrivo alla novità più importante che porta in dote iOS 18.4 beta insieme ad iPadOS 18.4 e macOS 15.4 Sequoia e dall'arrivo in Italia e in italiano di Apple Intelligence, il che mi fa affermare che è finalmente superato l'ostacolo del DMA voluto fortemente dalla comunità europea e che, così per dire, forse dovrebbe in questo momento preoccuparsi di altri problemini che abbiamo qui da noi. Innanzitutto è bene ricordarvi che Apple Intelligence funzionerà solo su certi iPhone, iPad e Mac. Per iPhone sarà necessario un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max o un qualsiasi modello di iPhone 16, compreso l'ultimo arrivato di 3 giorni fa, ovvero iPhone 16e. Per iPad servirà un iPad mini di 7ª generazione che monta il SoC A17 Pro o un qualsiasi altro modello a patto che abbia un SoC Apple Silicon, ovvero M1, M2 o M4. Per quel che riguarda i Mac vale la stessa cosa degli iPad e sarà necessario avere un SoC Apple Silicon di qualsiasi tipo e versione partendo da M1, M2, M3 e M4. Ma cos'è e cosa comprende Apple Intelligence? È un pacchetto bello grosso di funzioni che utilizzano l'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza di iOS in tanti ambiti: scrittura, generazione di immagini, funzioni avanzate con Siri e gestione super intelligente dell'uso. Quello che lo rende diverso da tutti gli altri è che attinge al nostro contesto personale, ovvero tutte le cose che facciamo con i dispositivi Apple e che sono contenute, attenzione, sul device, impedendo a chiunque di accedere ai nostri dati, compresa Apple. Imparerà dalle nostre abitudini per darci un'esperienza cucita su misura. Nel video di oggi vi farò vedere in breve tutte le funzioni che integra, ma segnatevelo, nell'arco delle prossime 2 settimane vi farò vedere in video singoli le funzionalità più importanti perché meritano di essere approfondite. Parto da Siri perché riceve alcune succose novità. Innanzitutto arrivano 2 nuove voci in aggiunta alle 2 presenti da tempo e che così diventano 4 completamente in italiano. Ha una nuova e bellissima animazione di attivazione che fa vibrare di colore il display e introduce il chiedi a Siri con 2 tap a fondo schermo, da dove potremo chiedere a Siri qualsiasi cosa anche con la tastiera. Diventa sicuramente più intelligente, ma il vero salto lo farà probabilmente con iOS 18.5 perché terrà conto del nostro contesto personale e potrà eseguire azioni direttamente nelle app o fra un'app e l'altra, andando a modificare le funzioni e le impostazioni del nostro dispositivo. Arrivano anche gli strumenti di scrittura intelligenti, una delle mie funzioni preferite, che trasformano per sempre il nostro modo di comunicare. Possono correggere i testi, riscriverne diverse versioni fino a trovare il tono e le parole giuste e riassumere il testo selezionato con un tap
anche con punti chiave, elenchi o tabelle. Sono disponibili in quasi tutte le app con cui si può scrivere, incluse quelle di altri sviluppatori. Con Apple Intelligence arrivano anche i messaggi con priorità email con cui possiamo riordinare la casella della posta in entrata spostando in alto i messaggi più urgenti e andando a cercare le email arrivate nelle loro categorie di appartenenza. Comodissimo! C'è anche Visual Intelligence, in italiano intelligenza visiva, ci darà modo di inquadrare qualcosa con la fotocamera e ricevere le informazioni di quell'oggetto o di un luogo o di quella pianta o animale direttamente da Google. Inizialmente doveva funzionare solo con gli iPhone 16 dotati del controllo fotocamera, invece ci sarà anche su quelli che non lo hanno come iPhone 16e e soprattutto sui 15 Pro e Pro Max abbinando la funzione al tasto azione. Potremo usare un'app tutta nuova chiamata Image Playground per creare immagini originali in stili diversi a partire da una descrizione di testo, da un'idea o da una persona presente nella nostra libreria di foto. Si potranno aggiungere elementi già preimpostati, che sono tantissimi, e divertirsi con stili come animazione, illustrazione e schizzo. Direttamente dalla tastiera invece potremo dare vita a una Genmoji per i nostri messaggi. Volevo vedere la mia cagnetta Peppa, una maltese simpatica, mangiare un hamburger. Boom, eccola qua. Basta inserire la descrizione e verrà generata e salvata nella nostra galleria di emoji. Con Ripulisci in foto basta un tap per eliminare dallo sfondo delle foto gli elementi indesiderati, così ogni scatto resterà simile all'originale e lo faremo diventare semplicemente perfetto senza elementi indesiderati. Meno interruzioni è una nuova modalità full immersion pensata per aiutarci a non perdere la concentrazione. Capirà il contenuto delle notifiche e ci mostrerà solo quelle più urgenti, come per esempio un messaggio che riguarda la nostra famiglia. Arriva anche l'integrazione con ChatGPT in Siri e negli strumenti di scrittura, dandoci funzioni ancora più potenti senza bisogno di passare da uno strumento all'altro. Siri potrà fare domande a ChatGPT su foto o documenti e con la funzione Scrivi negli strumenti di scrittura potrà creare e illustrare contenuti originali partendo da zero. Se avete un piano Pro estenderete ulteriormente le funzionalità di ChatGPT, ma per chi non lo volesse si potrà completamente disattivare. Infine, e va detto, Apple Intelligence è progettata per assicurare una tutela costante della nostra privacy, è integrata nel cuore di iPhone, iPad o Mac ed esegue l'elaborazione on device, sul dispositivo. E per questo sa tenere conto delle nostre informazioni personali, ma senza raccoglierle. Potrà però appoggiarsi per i task più complessi al private cloud che usa i chip Apple sempre nel rispetto assoluto della nostra privacy. Come avete visto, il pacchetto Apple Intelligence è molto grande e funziona benissimo, ma ci sono ancora alcuni affinamenti da fare da qui al rilascio della versione finale. Quello che ho capito è che ha tantissime potenzialità per cambiare e migliorare l'esperienza con iPhone e iOS per sempre. All'inizio del video, se ricordate, vi ho promesso una data di rilascio di iOS 18.4 e voglio mantenere la parola. Da qualche giorno sul sito Apple e nelle pagine di prodotto degli iPhone, iPad e Mac è comparsa la sezione di Apple Intelligence e, se ci fate caso, viene indicata la scritta disponibile in italiano da inizio aprile, il che però non ci dà una data certa. Conoscendo da tempo le abitudini di Apple, è per me molto probabile che vedremo il rilascio di lunedì, il giorno più frequente scelto per aggiornamenti importanti come questo, il che mi riporta a due date: o lunedì 7 aprile, su cui punto tantissimo, o altrimenti il 14 di aprile, che ritengo però meno probabile visto che è praticamente già metà mese. Quindi mancano davvero poche settimane e Apple Intelligence sarà finalmente realtà anche qui in Italia. Nel frattempo arriveranno già nei prossimi giorni molti video, tutti dedicati alle funzioni principali di Apple Intelligence qui sul canale. In sostanza, questo era un recappone di tutte le caratteristiche che creano Apple Intelligence, che sono contenute nella prima versione beta di iOS 18.4, forse uno degli aggiornamenti più importanti di sempre. Quello che mi interessa di più adesso è sapere da voi cosa ne pensate di questo aggiornamento, cosa ne pensate di Apple Intelligence, quindi vi aspetto i numerosissimi e numerosissime qui sotto nei commenti. Per il video di oggi è davvero
davvero tutto, ma ci vediamo tra pochissimi giorni sul canale con tanti video approfondimento dedicati ad Apple Intelligence. Un grande saluto da Francesco. Ciao!